We are the first cathedrals of the industrial age, forged in steel, blackened by the soot of coal, filled by the thunderous roar of pounding locomotives. We are the last memory of the era of mechanics and the old progress. And these are our stories. If Milan had a heart, it would be me. I loom over the city like a white marble mountain. 207 meters wide, 72 meters high. Designed like a temple to technical progress. The tireless metronome of perpetual movement, symbol of a city that did not want to be the capital of Italy, but rather its economic center. My modest predecessor was built just 600 meters away. It was sacrificed on the altar of triumphant modernity. My design, with its visionary nature, was the subject of a number of architectural competitions over the years. And then work finally started to build me in the heart of Milan, with my size and splendor inspired by the Union Station building in Washington, D.C., USA. As with almost all my peers around the world, there's an element of mystery about me. Today, almost forgotten, the Sala Reale was the waiting room of the penultimate and unpopular king of Italy. Behind these closed doors, there's a secret just waiting to be revealed by someone like Paolo Villa. Ho scoperto, girando alcuni di questi mobili, che al di sotto vi era una targhetta che indicava che erano stati realizzati da Molteni e nipoti, una famiglia di mobilieri di Cantù. Mi sono pertanto informata presso i miei familiari e ho scoperto che si trattava dei miei bisnonni. Questa è stata una bellissima scoperta. My royal pavilion, designed by Florentine architect Ulisse Strachini, it's home to a curiosity, the route for exfiltrating the king via the toilets. Since the end of the monarchy, a relative calm reigns over the Sala Reale. On April 28, 1906, well before the final plans were drawn up, my first stone was laid by King Victor Emmanuel III in the presence of Queen Elena. On the same day, just a stone's throw from here, the World Fair was inaugurated. Indeed, this was the reason for my hasty creation, because we, the railway stations, had a mission
to unify the Italian nation. It took another 6 years for Ulysses Strachini to win the call for tenders and become my official architect. But the First World War, the economic crisis, and changes in power delayed my construction by a number of years. When Benito Mussolini became head of government, my project underwent a radical overhaul. Henceforth, I was supposed to embody the power and superiority of the fascist regime. La prima volta che sono venuta nella Sala Reale mi ha molto colpito l'aspetto monumentale di questo ambiente e che fosse qui conservato tutto quello che era stato realizzato all'epoca della sua costruzione. Un aspetto del mio lavoro che mi dà assolutamente delle grandi soddisfazioni è scoprire degli oggetti oppure scoprire dei dipinti che si pensavano perduti e che in realtà sono nascosti al di sotto di tappezzerie, imbiancature oppure in cantine. Avvisiamo che fino alle ore 15 di venerdì 22 giugno per lavori di manutenzione nella stazione. Durante l'intervento abbiamo notato che molti dei simboli che erano stati realizzati rimandavano alla committenza, una committenza reale, quindi ai Savoia, ma nello stesso tempo anche alla committenza politica, quindi al regime fascista che c'era in quel periodo. Pertanto abbiamo trovato sia corone che le tracce dei fasci littori e poi il volto di Mussolini che era stato scalpellato dopo, con la liberazione. Noi abbiamo lasciato tutto quello che abbiamo trovato perché tutte sono delle tracce storiche. Non so se gli italiani abbiano un rapporto diverso col passato rispetto a altri europei. Io credo che col passare degli anni prevalga l'aspetto filologico. E quindi questo pensiero storico prevale in molte persone che si occupano di conservazione e supera l'aspetto di fastidio, di revenge, di fatica nell'accettare il proprio passato. Attenzione, avvisiamo che dalle ore 23 di venerdì 15 alle ore 4 di lunedì 18 per lavori di potenziamento infrastrutturale sul tratto da linea Genova-Principe e Roma-Scrivia, i treni regionali e di lunga percorrenza subiranno variazioni. 1931, I finally opened my doors to the world. Trenitalia, Tello e Avis. Like a disparate catalogue of two periods that are completely at odds with each other. The Belle Époque, expression of the superiority of science and technology, and fascism, which glorifies the cult of Il Duce and the nation. I'm also known as Monstrum. I was formed from 14,000 cubic meters of stone and forged from 1,000 tons of steel. My halls bear the signature of my first architect, Ulysses Strachini, and are built in the Liberty style, the Italian equivalent of Art Nouveau. This style experienced its golden age during the Milan World Fair, as did rail travel in general. The 1906 fair celebrated the completion of the Simplon Tunnel, used by the Simplon Express, which connected Milan and Paris. An innovation that was applauded around the world, just like the Liberty style, another emblem of this era, which was not limited to magazines and postcards. This style left its mark on a number of palaces and villas in the aristocratic and industrial district of Milan. Such as the Casa Campanini, where figures keep watch over the entrance. They were made from ordinary poured concrete. Another jewel, Casa Galimberti,
Its sumptuous facade resembles a monumental fresco by Alphonse Mucha. It's decorated exclusively in painted ceramic tiles. Or Casa Quazzoni, an artificial landscape created from cement and cast iron. An artistic style and a way of life that the Milanese artist Laura Marandotti does not reject. Mi diverte il vetro, mi piace, ma non sono una feticista del vetro, no. Io sono una feticista del bello. Del vetro mi affascina il colore e mi affascina il modo in cui cambia, vive e canta a secondo della diversa illuminazione che riceve. C'è la bellezza del colore, ci sono le sfumature quando si lavora e quando si scelgono i singoli pezzi di vetro che veramente ti emozionano, ti vengono le farfalle dietro allo sterno. E poi c'è la bellezza, diciamo che dei 5 sensi il tatto non è soddisfatto, ma la vista tantissimo. È sempre esistita la mia passione per il colore e per l'arte. Quando ho dovuto decidere cosa fare veramente da grande, mi sono resa conto che il materiale che avrei voluto lavorare, anche se non da artista ma da artigiana, era il vetro. Laura's passion has also taken her to the casino at the San Pellegrino Thermal Baths, 70 kilometers from here in Lombardy. A splendid Liberty-style structure. It was built in just 2 years, at the heart of the spa complex, which was very popular with Milanese high society. Inaugurated in 1907, it would close its doors some 20 years later. But until that time, the nobility would travel by train to take the thermal waters and gamble illicitly in the company of industry barons. Inebriated women and frivolous scenes with half-naked beauties are testimony of a site dedicated to vices. Wood, metal, stone, and glass come together randomly in a perfect illustration of the Liberty style, from works of art to the furniture. These were created by renowned companies such as Beltrami and Fontana Arte. La prima volta che sono entrata nel casino ho rischiato di svenire. Ho recepito l'interezza, la completezza di questa opera. Poi ho iniziato a guardare le vetrate, mi sono resa conto dei problemi, del fatto dei vari problemi statici, di rottura, delle curvature, delle piegature, degli errori di restauri precedenti. Ho impiegato quasi 1 anno, però ho imparato tantissimo. E addirittura un'altra cosa incredibile è che entro in contatto con gli artigiani che sono forse vissuti 200 anni fa.
E a volte parlo con loro, dico, ma qui che schifezza hai fatto? Ma perché lì hai fatto questo? Qui hai saltato male, guarda che questa roba qui hai fatto il furbetto. E a volte invece dico, accidenti, noi crediamo di sapere tutto e invece guarda cosa, dal restauro cosa io ho da imparare. Mi piace molto, trovo che queste donne che danno insieme un'immagine di forza, perché sono tutte donne di una certa possenza fisica, eccetera, ma anche delicatezza, bellezza. Io non potrò mai essere una donna Liberty, vivo sui ponteggi, sempre piena di polvere, però rendo belle loro. Ferma a Milano Rodoreno, Reggio Emilia, Medio Padana, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli Alfagola, Napoli Centrale. L'ambiente smart è in coda al treno. Train 9911 to Salerno with scheduled departure 8:35 and is now departing from platform 13. This service will call at Under my immense iron and glass arches, legendary trains like the Orient Express have been replaced by the Pandolini. Today, I have 24 platforms, and I welcome more than 400,000 passengers a day. I am the busiest station in Milan, and for some, I will always be a station imbued with a certain nostalgia. Like a constant reminder of the time when my curved halls were coated in the soot and smoke belched out by steam locomotives. Attenzione! Avvisiamo che fino al 5 luglio i treni provenienti da Salerno, Napoli, Roma potranno subire ritardi di 10 minuti per lavori programmati sulla linea alta velocità Roma-Firenze. Arturo Peruccio is one of my admirers. He spent a large part of his life here, in the hangars of the Squadra Rialzo, the depot that is at the far end of my platforms. Twice, he saved some of my iron locomotives from the scrap heap. Already, as a young railway worker, he harbored a fervent desire to one day drive a train. That's how he discovered his passion for steam locomotives and learned the profession from older train drivers. Il treno a vapore, diciamo così, è il primo mezzo che l'uomo ha inventato sfruttando quel poco di tecnica che c'era. Perché praticamente è un grande pentolone che bolle l'acqua e si sfrutta questo vapore. Però, come dico, uno deve voler farlo questo lavoro qua. Sei tu e la macchina. Però diciamo il cuore pulsante uno se lo deve sentire proprio che picchia sto cuore. Invece tante persone che dicono che vogliono provare questa attività, poi alla fine vedi che o per un motivo o per l'altro rinunciano. Un lavoro, specialmente in estate col caldo, abbastanza massacrante. In inverno l'opposto col freddo. Poi c'è il discorso del carbone, che
volenti o nolenti un po' di fumo lo fa, è un mestiere anche abbastanza pesante. Mio padre faceva il bigliettaio. Quando avevo già 5-6 anni lo vedevo che arrivava a casa con questa borsa, mi portava sempre o il dolce o il giornalino da leggere. E poi da più grande, mi ricordo mi ha portato alcune volte con lui. E mi ricordo la prima volta che ho visto un treno a vapore, però mi ricordo questa macchina nera che per la manovra entrava in galleria, si riempiva tutto di fumo. Mi raccontavano i vecchi macchinisti quando viaggiavano a vapore che quando arrivavano nel deposito di fine corsa, che c'era il rifornimento di carbone, c'erano questi grandi buchi di carbone. Ai tempi il carbone per la ferrovia italiana era la prima fonte di debito che avevano perché consumavano male di carbone. In Italia, oltre che la Sardegna, non ce n'era, e per di più era un carbone pieno di zolfo e così. E arrivava o dalla Germania o dall'Inghilterra. L'inglese era il migliore e c'erano questi mucchi di carbone dove quando il carbone si ammucchia la parte fine va sotto e sopra rimane la grana. Allora mi ricordo che questi macchinisti nei rifornimenti riusciva a dare qualcosa a questi caricatori di carbone che caricavano il carbone con le ceste per farsi scegliere i pezzi migliori del mucchio per poi poter faticare meno a fare fuoco. Senti già alla mattina quando tu arrivi che la macchina è lì accudita dai ragazzi tutta notte ferma, già solamente dai rumori capisci già se c'è qualcosa che va o che non va. Poi apri il forno, controlli il fuoco, vedi che lì i ragazzi. Poi quando si comincia ad allargare il fuoco per mettere in pressione la macchina, vedi già come reagisce e lì vedi già se la giornata volge già al bello o al brutto.
fuochista deve far rendere il fuoco, il macchinista deve sfruttare al meglio il vapore e la conclusione è far rendere la macchina alla massima velocità consentita e avendo ancora un eccesso, un esubero di vapore che si capisce da quando sopra la macchina sbuffa il vapore perché c'è la valvola di sicurezza che scatta. Quello è il massimo perché macchinista e fuochista danno il massimo, la macchina ormai è già al massimo, ma c'è ancora potenza inutilizzata all'interno della macchina. Lì la massima soddisfazione perché dici, a quel punto il gioco è fatto, non la fatica. Altre giornate invece che o una partita di carbone non buono o la giornata non sei messo bene te che non riesci a concentrarti più di tanto e la macchina non dà questi risultati, non ci sono queste emozioni. Poi il bello della macchina a vapore è quando tu sicuramente arrivi sui marciapiedi delle stazioni dove c'è la gente, specialmente i bambini che qualcuno non l'ha mai vista. E lì, diciamo così, ci si emoziona un po' perché vedi tutta questa folla che sembra che veda una cosa strana mai vista. Milan, also known as the fashion capital of the world. Sadly, today, fashion has deserted my halls. But at the time of my creation, it was quite a different story. Men wore suits and women wore dresses, and no one went around bareheaded. Attenzione, allontanarsi dalla linea. The Gallia e Peter hat boxes are a testimony to the vitality of the tradition. Representing the fourth generation of the company, Laura Morelli is proud of the heritage of her grandmother and her great-grandmother, who decorated the heads of the rich and the beautiful in Turin and Milan. 2. Trieste Centrale. Notably, the very high society Necchi sisters, from a very bourgeois and industrial family that had made their fortune with sewing machines. Their 1930s villa, teeming with technical innovations and home to an elegant art collection, was the illustration of a lifestyle where money was no object. The decorator of La Scala and the Princess Marie-Gabrielle de Savoie, a friend of the sisters, were frequent visitors. As befitted modern women, the two sisters traveled unchaperoned around the world, by land, air, and sea, and always wearing a hat in the latest fashion.
Sono nata tra i cappelli, sono cresciuta nel laboratorio di modisteria della mia nonna e giocavo con i suoi materiali, e poi ho avuto anche la fortuna di innamorarmi dei cappelli. Immediatamente mi viene in mente un regalo che mi ha fatto la mia nonna tantissimi anni fa, perché lei lavorava con le signorine Necchi, e quindi credo che, così parlando di me, che avevo una nipotina alla quale piaceva molto lavorare in laboratorio, un giorno è arrivata con una piccola macchina da cucire che funziona realmente, funziona tuttora. E per me è stato un momento veramente magico e indelebile nella mia memoria, per cui questo cognome è legato a un ricordo di gioco, che poi è continuato con il lavoro e con quello che poi così ho continuato a fare nella mia vita. Quando prendo un cappello che ha confezionato mia nonna, in particolare anche questi delle signorine Necchi, e devo dire che sento un legame molto stretto. Sento quello che mi ha insegnato, che è una cultura del saper fare. Per cui avere in mano una storia che parla di mani, di ali, di filo, di lavoro, è qualcosa che è anche più che sentimentale. Di speciale nei cappelli delle signorine Necchi c'è la quotidianità. È rappresentata la quotidianità delle signorine. Di solito si è abituati a vedere un altro tipo di cappello, magari molto speciale, conservato perché ha rappresentato un momento particolare, oppure perché è molto strano, molto costoso, con piume. E invece qua c'è proprio questa caratteristica milanese della quotidianità, della sobrietà. Questo è molto bello. Nascondimi lo spillo. All'epoca di mia nonna non era così facile iniziare un'attività in proprio per una donna. E ho anzi ritrovato un suo libro recentemente, proprio dell'ottobre del 42, dove segnava tutti i nomi delle signore con i cappelli che comperavano. E soprattutto era appena finita la guerra e si vedevano queste signore quanto così desideravano mettere qualche cosa di colorato, perché nella descrizione dei cappelli leggevo fiori, piume, veletta, per cui questi materiali sono delle frivolezze, no? Io sono molto orgogliosa di continuare il lavoro che ha iniziato la mia bisnonna nel 1900. My basement hides another secret. The area once used for loading goods in the mail also served as a shelter for the Milanese residents during the Second World War. My Platform 21 has a sinister history. Between 1943 and 1945, it is from here that 775 Italian Jews and political opponents were discreetly deported towards the camps of Auschwitz and Bergen-Belsen. Almost none of them came back.
A myriad of great artists have decorated my walls, starting with the Milanese sculptor Giannino Castiglione. His medallions still decorate my entrance hall today. The founder's tribute to modernity. This was the age of the great temples of travel and of monumental cemeteries. Shortly after the network was electrified, Milan opened a tramway reserved for its deceased, heated in winter, cooled by fans in summer. In 1907, the first tramway of the dead, nicknamed La Joconde, connected the city to its monumental cemetery. This resting place was exclusively reserved for the Milanese high society. Those who had not enjoyed social, political, or economic status were not buried there. In my day, the dawn of industrialization, Italy saw a boom in the construction of modern cemeteries, the work of renowned architects and sculptors. My creator, Ulisse Tacchini, built a number of burial vaults for the Milanese nobility. People vied with each other to have the most solemn final resting place. Greek temples and Egyptian obelisks, the Tempio Crematorio was financed by a silk merchant. He was cremated here himself in 1876, 2 years after his death, in what was not only the first crematorium in Italy, but also in Europe. At the time, cremation still went against the idea of the resurrection of the dead. It was operational until the 1990s. The monumental cemetery bears the mark of the sculptor Giannino Castiglione, who decorated my entrance hall. His grandson, Carlo Castiglione, is well aware of the importance of his grandfather and his masterpiece, Golgotha. Il cimitero monumentale è diventato proprio un posto dove si può venire, si può passeggiare, quasi un giardino, insomma, all'interno della città. Però nello stesso tempo, così come oggi si è caratterizzato e così come con i monumenti che sono stati introdotti, diventa una galleria. Nello stesso tempo, personalmente, con tutte le opere di mio nonno, per me è un modo per ritornare a vedere quella che è la sua opera. Giannino Castiglioni era una persona certamente molto religiosa e questo ha portato molto nelle sue opere. La più dolorosa certamente è una delle prime, che è quella della figlia Piera, che è la tomba.
Questo è stato un momento particolarmente traumatico per Giannino e ovviamente e mia nonna Livia. È stato il fatto che questa loro prima figlia morisse a 5 anni nel 1911. Questa morte ha realizzato questo piccolo monumento dove c'è questa bambina che è ovviamente struggente, perché proprio rappresenta anche il suo dolore nei confronti della perdita. La morte di Piera è una cosa un po' curiosa, se volete, perché effettivamente sembra che sia morto per un errore del farmacista nel dargli la somministrazione corretta dei farmaci, anche se all'epoca ovviamente i farmaci erano particolarmente limitati. Lei aveva un'infezione, per cui questo è stato uno dei problemi. A tomba Campari la sua particolarità è che è stata una tomba molto complicata da realizzare, perché ovviamente sono 13 personaggi e proprio per questo c'è stata una certa difficoltà a trovare quelli che potevano fare da esempio per poi la realizzazione. E in questo modo mio nonno ha dovuto utilizzare anche tutti quelli che aveva a disposizione, compresi tutti i figli e anche amici dei figli che hanno partecipato per divenire parte della tomba Campari. Allora un piede, una mano, una gamba, un pezzo di faccia venivano stati realizzati in questo modo. Ma l'opera è l'ultima cena, poi ovviamente siccome è stata commissionata dalla famiglia Campari, si dice anche, si può dire che anche l'ultimo aperitivo, però vabbè, ecco, questo è il modo un po' così, diciamo faceto. Being able to rest during the journey, or wash away the dust from the locomotive's coal, was an enviable luxury in the olden days. I did not offer this sort of service. That's why, in the early 1920s, public baths, Albergo Diono, were built throughout Italy. The idea came from the English, who'd been building underground spas since 1908, notably under Victoria Station. Some already existed, like that in Venice, under Piazza Oberdan, a 1,200 square meter space dedicated to beauty treatment and the pleasures of gastronomy, and all in an Art Deco style. The Diono in Milan opened its doors in 1926. It was used by travelers, but also by local residents. Those who did not have their own bathroom. There they could find hot running water and even heated towels.
They were very well-equipped baths. 42 cubicles with showers and 6 luxury bathtubs. Men and women were separated naturally. The bronze statue of Hygieia, the goddess of health, still watches over this temple of hygiene. Rita Sorrenti's father worked for years in the baths, alongside the manicurists, the hairdresser, the public letter writer, and the ticket clerk. It was only in 2006 that the last barber left the Diorno. Ed ero, diciamo, forse la mascotte, perché ero la bambina più piccola di tutti i dipendenti che c'erano. Per cui io entravo dentro, per me era come entrare in un parco giochi, perché c'era il signore dell'agenzia che mi chiamava, mi dava la caramella. Poi c'era la signora delle mani che mi chiamava, cominciavo a mettere il mio primo smalto, ovviamente. Però mi sentivo importante. Ricordo, c'era il banco del bar che aveva un barattolo enorme di uova in salamoia. Però il barista me lo doveva dare, me lo dava convinto, con tanto amore, che io lo prendevo, poi andavo dentro nel reparto di mio papà e lo buttavo perché proprio l'uovo in salamoia non riuscivo a mangiarlo. Però io mi sentivo in famiglia perché conoscevo tutti, perché tutti erano sorridenti, perché tutti avevano attenzioni per me. E io ci stavo bene quando venivo qua. Mio padre ha iniziato a lavorare qui intorno agli anni 40. Si svolgeva normalmente nella sua cabina, lui aveva il suo reparto. E i clienti venivano, avevano la possibilità di scegliere, perché comunque c'erano 6 pedicure inizialmente, tutti uomini. Avevano la possibilità di scegliere, tanti so che sceglievano mio padre. E la prassi era sempre questa: unghie, calli, duroni, talloni, un po' di crema e via. Comunque si faceva un pedicure puramente curativo, non c'era nulla di estetico, ecco perché la professione era più che altro maschile. In questo luogo ci sono tanti aneddoti simpatici da raccontare. L'aneddoto divertente che mi viene in mente è un prete missionario che veniva sempre al giorno a farsi la doccia. E un giorno è capitato un signore che bestemmiava. Allora è arrivato questo prete, dopo una settimana, con un cartellino rosso con su scritto: la persona educata non bestemmia. Però è arrivato furioso perché aveva sentito bestemmiare. Si è messo a urlare in mezzo al salone, io mi ricordo ero spaventatissima, ero piccolina, ero spaventatissima, si è messo a urlare in mezzo al salone, quasi bestemmiando a sua volta per far capire che la persona educata non bestemmia. Ha attaccato questo cartellino rosso sulla colonna e ci è rimasto fino alla chiusura. Nessuno l'ha mai toccato. Il diurno è un posto strano, è un posto, io lo definisco un posto magico, perché crea quell'atmosfera che una persona si porta veramente dentro. Ognuno aveva la sua radio, la musica ce la facevamo noi, però tutti i reparti avevano la musica.
Milano Rodoreno, Reggio Emilia, Medio Padana, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella. If Milan had a heart, it would be me. Rather like a modern shopping center, adorned with giant advertisements and a mosaic of trendy places. And yet, I remain loyal to my original vocation, to be the gateway to the city for foreigners, and the gateway to the world for the Milanese. I am Stazione Milano Centrale.